Una domanda che mi viene posta quotidianamente ormai è questa: perché la Juve vuole vendere João Cancelo? Onestamente è complicato darvi una risposta e anche darmela, perché sono prima di tutto un estimatore di João Cancelo, lo confesso, mi piaceva ancora prima che si trasferisse all'Inter, quindi quando con personalità si affermava alla corte del Valencia, salvo poi compiere il grande salto destinazione bel paese. Un giocatore che mi ha impressionato nella sua prima parte di stagione alla Juventus per qualità tecniche al potere associate poi veramente ha una personalità fuori dal comune, un giocatore che ti tenta la giocata, che ti crea superiorità numerica, che ha velocità, che ha una bella gamba. È chiaro che pecca in fase difensiva e qui credo che si giochi la partita della cessione, ma affronteremo questo argomento dopo. Perché? Prima di tutto, secondo me, è giusto fare un quadro sulla situazione attuale di Cancelo, ovvero sappiamo che è un giocatore in uscita, sappiamo che è un giocatore che piace molto al Manchester City, sappiamo che la Juventus dalla eventuale cessione sempre più probabile di Cancelo vorrebbe ricavare una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Sappiamo che il Manchester City finora non si è avvicinato a questa cifra, ragiona più attorno ai 50 con nutriti bonus, e sappiamo anche che il Manchester City, prima di sferrare l'ultimo passo, deve piazzare Danilo per poi portare Cancelo alla corte di Pep Guardiola e alternarlo così con Walker, che tra l'altro, se non sbaglio, ha rinnovato con i Citizen recentemente. Quindi la traccia è stata ampiamente impostata, con la Juve che vuole vendere il suo ancora per poco numero 20, e con João Cancelo che è entrato nell'ordine delle idee di fare un'esperienza altrove, meglio se con Guardiola, uno dei migliori allenatori del mondo, se non il migliore, soprattutto in grado di far sviluppare rapidamente le qualità tecniche del singolo individuo. João Cancelo alla Juve onestamente non mi è dispiaciuto. Nella prima parte di stagione credo che abbia fatto grandissime cose, dimostrando di essere a tutti gli effetti potenzialmente il miglior terzino destro al mondo. Il miglior terzino destro al mondo. Adesso non so quanti siano superiori a Cancelo quando Cancelo sta bene. Mi viene in mente Carvajal, ormai Dani Alves, anche dall'alto delle sue primavere in parabola discendente. A memoria altri non me ne vengono, e già questo fa capire quanto sia complicato eventualmente sostituire João Cancelo, perché per esempio si fa il nome di Trippier del Tottenham, è uscito anche il nome un evergreen, no? Darmian del Manchester United, ma la sensazione è che la Juve qui ci stia pensando molto bene sul sostituto, non sulla cessione di Cancelo, perché Cancelo è davvero con la valigia in mano. Se fosse rimasto Max Allegri, credo che Cancelo sarebbe stato venduto rapidamente. Non cambierà il copione nemmeno con Maurizio Sarri, perché Sarri vuole un giocatore che rispetti maggiormente la fase difensiva. E sappiamo tutti come Cancelo in questo aspetto pecchi e non poco. Basti pensare alla partita di Bergamo che è costata l'eliminazione in Coppa Italia, basti pensare alla partita di Amsterdam che è costato l'1-1 dei biancorossi e che poi quindi così indirizzato alla qualificazione sul binario di Amsterdam. Una serie di valutazioni quindi hanno portato la Juventus a non credere più in Cancelo versione terzino. La riflessione era molto chiara: o lo alziamo definitivamente o lo vendiamo, e credo che alla Continassa abbiano optato per quest'ultima scelta. Cancelo quindi si appresta a lasciare la Juventus dopo 34 presenze e un gol. Presenze importanti, però su cui va fatto un distinguo significativo, perché nella prima parte di annata Cancelo è stato uno dei punti di forza della vecchia signora, un giocatore che davvero mi ha divertito, un giocatore che ci ha fatto divertire, nel senso che erano anni che non si vedeva un terzino destro con quelle qualità, anche perché Dani Alves, soprattutto nelle battute conclusive della sua esperienza qua a Torino, venne impostato da Allegri come esterno alto principalmente, mentre Cancelo ha quasi sempre fatto il laterale basso. Le lacune non sono mancate, quelle difensive, ma si sapeva, lo aveva anche detto ripetutamente il suo vecchio tecnico all'Inter, Luciano Spalletti, cioè Cancelo è un giocatore che va disciplinato, e probabilmente questo va in conflitto con i canoni nostrani, ovvero non c'è pazienza, c'è bisogno di un profilo che faccia della fase difensiva il suo credo calcistico per poi spingere in maniera alternata. Quindi questa è la decisione della Juve. L'offensiva del City è in atto,
tutti gli indizi lasciano presagire che alla fine la fumata bianca verrà celebrata, ma personalmente è una notizia che non mi lascia felice, comunque mi fa pensare che questa storia sarebbe potuta finire diversamente, anche perché è un giocatore, ripeto, che mi ha divertito moltissimo e che credo che sarà complicatissimo sostituire. L'ho detto prima, la Juve non ne vuole un altro con le sue caratteristiche. La Juve vuole un difensore che torni a fare a tutti gli effetti il terzino, rispettando questa tanto benedetta fase difensiva. Vedremo se già in queste ore si sbloccherà definitivamente questa trattativa, però intanto un alone di tristezza rimane per quello che sarebbe potuto diventare, che invece non è stato. Un abbraccio.